Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro. Con questo interattivo di oggi vogliamo vedere cosa arriva di bello nella nostra vita. È un interattivo che ha la validità di 2-3 mesi dal momento in cui viene visto. Come al solito abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima è la shungite nera, la seconda l'ametista viola e la terza il quarzo fumé. Potete fermare il video, prendere il vostro tempo per scegliere con calma, ma comunque seguendo la vostra intuizione o il vostro intuito, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video fino ad arrivare al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella della shungite nera. Vediamo le energie generali, quello che di bello sta per arrivare nella vita delle persone, di voi che avete scelto questa variante. E abbiamo la sinfonia non finita. Quindi probabilmente avete l'opportunità di chiudere un ciclo, di chiudere un progetto, di completare un progetto o una fase della vostra vita, anche una relazione che magari ha dei fili in sospeso. Quindi in questo periodo, nei prossimi 2-3 mesi, avrete l'opportunità di completarla. Vediamo adesso l'arcano maggiore, l'arcano corrispondente dei tarocchi, che è il 3 di bastoni. È la carta che indica che dei frutti stanno arrivando, che voi siete in attesa di appunto riceverli, avete investito in alcuni progetti che possono essere di lavoro, di vita, di relazione anche amorosa, e state aspettando appunto di ricevere il guadagno, il premio o comunque un ritorno dell'investimento fatto. Bene, in questi 2-3 mesi, secondo i tarocchi, avrete la possibilità di ricevere appunto questo ritorno, questo frutto che state aspettando, la conseguenza di quello che avete seminato in passato. Avete appunto la sensazione che qualcosa deve ancora arrivare per completare una fase, un progetto, un ciclo, e secondo i tarocchi questo avverrà appunto nei prossimi 2-3 mesi. Vediamo adesso i dettagli con le altre carte dei tarocchi. E abbiamo la torre, la regina di denari e la carta degli amanti. Beh, sono belle carte. Dunque, la regina di denari indica una energia appunto costruttiva, di stabilità. Avete la possibilità in questi 2-3 mesi appunto di ricreare una stabilità dopo un evento che vi ha scosso. Comunque ci saranno o ci sono appena stati dei cambiamenti improvvisi che possono essere anche delle intuizioni che avete ricevuto, dei cambiamenti di idea estremamente improvvisi ma anche radicali, che sono rappresentati appunto dalla torre. Indica la torre può indicare sia dei cambiamenti di idea, un rimettere in discussione delle certezze che si hanno, sia anche magari qualcosa che sta non lavorando proprio nel senso desiderato, che però vi permette appunto di ricostruire in maniera più in linea con le vostre risorse e con quello che effettivamente volete. La carta degli amanti indica solitamente una scelta o comunque un arrivare
a un accordo fra due parti che apparentemente sono inconciliabili di voi stessi, quello che volete, quello che invece sembra più pratico da ottenere, da raggiungere. Ed effettivamente la regina di denari ha questo lato pratico. Queste tre carte insieme danno proprio l'idea che in questi 2-3 mesi riuscirete appunto a ottenere la chiusura di un cerchio, dentro un quadrato, no? La famosa diciamo conciliazione di due opposizioni, no? Il cerchio che si riesce a fare entrare in un quadrato, grazie appunto a un cambiamento di posizione da parte vostra abbastanza radicale, un cambiamento di opinione, ma anche un cambiamento di approccio nei confronti della vostra situazione, che vi permetterà appunto di, come la regina di denari, di crescere e di essere stabili anche a livello materiale. Vedete, la regina di denari è un po' come madre natura, circondata dal verde, dagli animali, dagli alberi, dai cespugli, da tutta la vegetazione, perché appunto è un'energia di stabilità, però è in linea con il proprio ambiente, ed è anche un'energia che nutre il proprio ambiente. E quindi insieme alla carta degli innamorati dà proprio l'idea che questo cambiamento di approccio da parte vostra vi porterà ad essere più in linea con il vostro ambiente e soprattutto a amare di più quello che fate, quello con cui siete a contatto. La carta degli innamorati appunto è anche una carta di amore, ma nel senso profondo, di star bene con ciò che ci circonda, con il proprio ambiente. Questo vi permetterà appunto di ricevere dei frutti di ciò che avete seminato in passato e che ancora non sono arrivati, quindi allo stesso tempo di completare un progetto o comunque di sentirvi completi voi stessi, cioè come se riceveste finalmente qualcosa che pensate di meritare, che vi manca e che finalmente arrivando vi porterà a sentirvi più completi, più in linea con la vostra vera natura. Questo in linea generale. Se vogliamo vedere a livello diciamo lavorativo, sicuramente ci sarà in questi 2-3 mesi un cambiamento che può essere sia esterno nel vostro mondo del lavoro, nella vostra impresa, nel vostro ambiente lavorativo, oppure può essere anche un cambiamento vostro, una vostra intuizione, un cambiamento di approccio mentale, che però vi permetterà sia di avere un approccio più pratico al vostro lavoro con la regina di denari e anche di curare di più l'ambiente e le persone che vi circondano e con cui avete a che fare, di conciliare anche delle contraddizioni interne che voi avete. Questi avvenimenti, che appunto questo cambiamento di approccio, questa opportunità che avrete nei prossimi 2-3 mesi, vi appunto permetteranno di ricevere dei frutti del vostro lavoro, di crescere a livello lavorativo e di sentirvi completi o di completare appunto un progetto lavorativo in maniera positiva.
Dal punto di vista sentimentale c'è la carta della torre che indica nel caso delle relazioni sentimentali solitamente una specie di colpo di fulmine. Può essere questo per alcuni di voi, quindi un incontro particolarmente significativo che con una persona che vi affascina all'istante, oppure può semplicemente essere che all'interno della vostra relazione, della vostra frequentazione, ci sarà comunque un cambiamento abbastanza forte che permetterà di crescere la relazione stessa, perché la carta appunto degli amanti indica appunto un amore che cresce, che si stabilizza anche e soprattutto con la presenza della regina di denari, che indica appunto una persona che vi rappresenta, che è una persona estremamente stabile, ma anche che si cura della persona accanto a sé, appunto, come madre terra, no? Una persona che nutre, una persona che si prende cura degli altri. Quindi vi prenderete cura di più del vostro partner, e questo permetterà anche di far crescere il sentimento di entrambi. Comunque è un cambiamento all'interno della coppia, se state frequentando qualcuno, se siete in coppia, o comunque un incontro con una persona particolarmente in linea con voi, che creerà le basi per una relazione significativa. Quindi sicuramente è una bella novità dal punto di vista amoroso. Questo permetterà appunto di crescere a livello sentimentale e di farvi sentire completi, come se appunto riusciste finalmente a sentirvi a congiungervi con col vostro partner in maniera più completa. Vediamo adesso cosa dicono le carte degli archetipi su come consiglio su che atteggiamento tenere in questo periodo, e abbiamo quella del mediatore. Questo è l'archetipo di colui che concilia due parti, due atteggiamenti estremi, due punti di vista diversi. Quindi sicuramente una carta che vi suggerisce di avere appunto un atteggiamento conciliatore nei confronti di altre persone che vi circondano e cercare di giungere a un accordo, come anche indica la carta degli amanti, no? Che appunto abbiamo detto è la conciliazione di due posizioni diverse, oppure appunto di venire a patti con voi stessi, con delle contraddizioni che avete interne, cercare di trovare appunto la quadra del cerchio, perché evidentemente avete delle posizioni dentro di voi diverse e che non riuscite a conciliare. Però appunto volendo fare una lettura più diciamo pratica, io direi che la carta del mediatore, come la carta degli amanti, indica proprio un approccio di apertura nei confronti delle idee altrui e di conciliazione nei confronti dei rapporti con gli altri. E questo appunto secondo le carte vi porterà finalmente a ricevere quei frutti che state attendendo delle piante che avete piantato e dei semi che avete seminato in passato, e quindi sentirvi finalmente completi come dire, come se aveste finalmente chiuso una fase in maniera produttiva della vostra vita. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere altri interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'ametista viola. Vediamo subito
le energie generali di cosa di bello sta arrivando nella vita di voi che avete scelto questa variante. E vediamo cuore leale. Beh, questa è una bella carta che parla da sola. Si parla appunto di lealtà, si parla di fiducia, di qualcuno che vi sta vicino e crede in voi. Vediamo adesso l'arcano corrispondente e abbiamo il 6 di coppe, che è una carta di coppe, quindi dell'elemento acqua, quindi si parla di emozioni. Il 6 di coppe in generale indica anche qualcosa relativo al passato, quindi può essere che qualcuno che conoscete da tempo vi è vicino e si manifesterà facendovi capire che tiene a voi, che è leale con voi e che potete avere fiducia in questa persona. Qui in particolare si vede una ragazza che un po' ricorda forse il suo passato, la sua infanzia, un po' in maniera un po' più astratta, un po' più surrealista, si prende cura di questi bambini e fa attenzione a loro. Quindi c'è qualcuno che vi sta vicino e vi protegge, si prende cura di voi e di cui potete avere fiducia. Vediamo però cosa dicono gli altri tarocchi. E abbiamo la carta del imperatore, il 7 di denari e il cavaliere di spade. Dunque, la carta dell'imperatore può essere appunto questa persona che vi sta vicino, che è una persona stabile, appunto, che, su cui si può contare. Come un imperatore è una persona che ha il carattere, la capacità di creare stabilità attorno a sé, di prendersi cura degli altri, di prendere anche decisioni in maniera forte e determinata. Il 7 di denari indica qualcosa che sta crescendo su un albero, no? Come si nota qua, dei frutti che crescono in un albero, che quindi praticamente voi avrete la possibilità appunto di coglierli, magari dei frutti che aspettavate da tempo, c'erano dei ritardi e che finalmente invece sono accessibili a voi. E questo potrà essere possibile appunto grazie a una comunicazione, perché il cavaliere di spade, specialmente in questo mazzo, non so se notate, ha una penna d'oca, è molto legato all'idea della comunicazione, soprattutto scritta, ma non necessariamente. E quindi c'è come qualcosa che sta arrivando verso di voi abbastanza velocemente, con una comunicazione scritta, orale, non importa, qualcosa che arriva e che stavate aspettando da tempo, come se dei frutti stiano appunto maturando e verranno appunto a esservi a essere fruibili in questi prossimi 2-3 mesi. Grazie soprattutto appunto al supporto e all'aiuto di una persona accanto a voi che vi è leale e che e su cui potete appunto contare, che ha anche la capacità, l'autorità per potervi aiutare, perché appunto è il concetto dell'imperatore, no? Una persona che ha il potere anche per aiutarvi in questo caso. Quindi è sicuramente una opportunità
che arriverà verso di voi in questi 2-3 mesi. Dal punto di vista più specificamente lavorativo, può esserci appunto un cliente facoltoso se siete freelancer o comunque liberi professionisti, oppure un vostro superiore al lavoro che vi comunicherà qualcosa di positivo, un'opportunità che stavate aspettando da tempo e su cui avete investito del lavoro, come indica appunto il 7 di denari. È una persona, quella dell'imperatore, appunto, che comunque vi è vicino, su cui potete contare, probabilmente conoscete da tempo, con il 6 di denari. Comunque, insomma, che sia un cliente, che sia un vostro superiore o comunque una persona che vi può aiutare a livello lavorativo, questa persona permetterà appunto la risoluzione di alcuni problemi, di alcuni ritardi, e quindi un aiuto concreto, vi darà un aiuto concreto nel vostro lavoro. Dal punto di vista sentimentale c'è appunto una persona che tiene molto a voi, può essere, cioè è da voi conosciuta da parecchio tempo, è raffigurata con appunto la carta dell'imperatore, quindi una persona anche un po' rigida, che comunque mette delle regole, mette dei paletti, ma anche una persona concreta, stabile, un po' magari eccessiva da questo punto di vista, perché diciamo, l'energia dell'imperatore è una persona di caratura, però anche che si impone parecchio, che però tiene a voi con la carta del cuore leale e che conoscete appunto da tempo. E questa persona vi comunicherà qualcosa con il cavaliere di spade, che sarà appunto positivo, che mostrerà quanto tiene a voi, e magari è una comunicazione che aspettavate da parecchio, perché appunto il 7 di denari indica anche a volte dei ritardi, o comunque un qualcosa che vuole il suo tempo per poter maturare. Questo appunto se magari non siete in coppia. Se siete in coppia, questa persona che rappresenta il vostro partner, magari dopo vari tentennamenti, perché magari ha appunto una visione sua particolare di come vanno le cose, poi alla fine magari vi comunica qualcosa a cui, che aspettavate da tempo, magari viene incontro alle vostre esigenze, e che comunque è una comunicazione, un venire a patti positivo, perché appunto l'energia generale di questa bella novità che vi arriva è quella di confermare una fiducia, una lealtà, un tenere a voi ulteriore, insomma una conferma ulteriore di questi sentimenti nei vostri confronti, e anche una idea di protezione, appunto come indica il 6 di coppe. Vediamo adesso cosa dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento vi può aiutare in questa occasione. E abbiamo la carta dello schiavo, che in questo caso indica più che altro un atteggiamento di fiducia appunto nei confronti di questa persona che tiene a voi e che vi aiuterà in questo periodo. Quindi un po' un arrendersi alle forze esterne, più in generale questa carta dello schiavo, però in questo caso indica appunto un aver fiducia nei confronti di questa persona che conoscete e che si rivelerà di aiuto in questo periodo.
Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere altri iterativi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo fumé. Vediamo subito le energie generali di ciò che di bello arriva nella vostra vita in questo prossimo periodo. Dunque, e abbiamo il fato. Beh, qualunque cosa arrivi, questa carta dice che è nel vostro destino, come qualcosa che voi dovete avere, è un po' come qualcosa di scritto. Io non credo nel futuro scritto, però un po' come la carta della ruota della fortuna nei tarocchi, questa carta io la leggo come qualcosa che è stato messo da voi, seminato nel passato e che piano piano tutto si sta mettendo in ordine perché qualcosa si manifesti in base a ciò che avete posto in essere nel vostro passato. È tempo di ricevere i frutti delle vostre azioni. Vediamo adesso la carta dei tarocchi corrispondente e abbiamo il Sole. Beh, il Sole è la carta della chiarezza, del successo, del sentirsi sicuri di se stessi, no? Dell'autodeterminazione. Quindi sicuramente qualcosa di molto bello che sta arrivando a voi in questi 2-3 mesi come frutto appunto di ciò che avete posto in essere nel vostro passato. Vediamo adesso cosa dicono i dettagli che dicono le altre carte dei tarocchi. E abbiamo il 9 di spade in apertura, poi abbiamo il paggio di spade e il 3 di coppe. Il 9 di spade indica solitamente preoccupazioni, in particolare in questo mazzo si vede questa donna con degli occhi addosso, o che si sente degli occhi addosso. È come se magari voi siate preoccupati per l'opinione di altre persone, per l'opinione che altre persone hanno di voi, che possono essere appunto rappresentate dal 3 di coppe, che indica appunto un gruppo di persone. Può essere per alcuni di voi una preoccupazione per quanto riguarda il vostro lavoro a livello intellettuale con il paggio di spade. Per altri di voi possono essere la preoccupazione di non passare certi esami di tipo proprio di studio. Per altri e può essere appunto semplicemente la preoccupazione di essere giudicati da altre persone. Sicuramente però soprattutto in ambito diciamo di opinione intellettuale, nel senso è proprio l'opinione degli altri che vi preoccupa, con il paggio di spade. Voi appunto avete un atteggiamento guardingo, rappresentato appunto dal paggio di spade, e avete delle preoccupazioni che appunto come indicano le carte, preoccupazioni legate soprattutto all'opinione di alcune persone che frequentate, rappresentate dal 3 di coppe. Beh, diciamo che secondo appunto le carte e soprattutto la carta del Sole indica che questa paura che voi avete è basata sul nulla, perché in realtà avrete la riprova in questo periodo di 2-3 mesi che
si sta aprendo davanti a voi, che l'opinione di queste persone su di voi sarà positiva con la carta del sole, e che è basata appunto sulle vostre azioni, che sono comunque considerate meritevoli. Quindi le vostre paure si dissolveranno come appunto neve al sole. Non vi preoccupate da questo punto di vista. Quindi se guardiamo a livello lavorativo, se vi sentite giudicati, se vi sentite preoccupati per l'opinione dei vostri colleghi o dei clienti o di qualsiasi altra persona che frequentate a livello lavorativo, sul vostro lavoro, sulla vostra competenza, sulle vostre capacità lavorative, beh, queste saranno confermate in maniera positiva, perché appunto quello che state facendo viene osservato e viene giudicato positivamente. Se dal punto di vista sentimentale potete appunto avere delle preoccupazioni da questo punto di vista, magari per riguardo a una persona che state frequentando all'interno di un gruppo di persone, che può essere rappresentata appunto dal paggio di spade, che è una persona magari a cui tenete, che però appunto ha anche se magari cioè che ha comunque un modo di pensare molto cerebrale, ed è molto intelligente, molto come dire, carismatico, e però appunto vi può appunto dare delle preoccupazioni perché non vi sentite all'altezza. Beh, in questo caso non vi preoccupate, perché l'opinione che questa persona di voi è estremamente positiva e si rivelerà appunto perché il sole, vedete, è come se si togliesse la maschera, questa donna, quindi questa opinione positiva si rivelerà in questi 2-3 mesi. Per alcuni di voi, però ovviamente è una piccola parte, ho come l'impressione che alcuni di voi si sentano un po' stalkerati da qualcuno nella sua cerchia di conoscenze, come se appunto venisse seguito o venisse osservato magari nei social, o comunque insomma in maniera fastidiosa, ecco. Beh, in questo caso riuscirete appunto a chiarire la vostra relazione con questa persona e a risolvere questa molestia che questa persona vi porta nella vostra vita. Però insomma, se è questo il caso, fate anche attenzione, soprattutto apritevi alle persone, ai vostri amici, per far sì appunto che cioè non tenete per voi le vostre preoccupazioni, però apritevi appunto agli altri, in modo da evitare qualsiasi futuro problema. Questo però ovviamente riguarda solo una piccola parte di voi. Però sapete un po' questo paggio che solitamente una persona che osserva, e questa persona del 9 di spade che si trova gli occhi addosso, insomma è un messaggio abbastanza chiaro, che però appunto può riguardare soltanto una piccola parte di voi. Quindi l'opportunità, la bella novità che avrete nei prossimi 3 mesi sarà sicuramente avere un successo personale, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. È qualcosa che è un successo che vi meritate, dovuto alle vostre azioni nel passato, che cambierà o comunque confermerà un'opinione positiva da parte degli altri sulle vostre capacità e sulla vostra persona. Quindi sicuramente avrete dei riconoscimenti, ecco, da parte di chi vi circonda, che sia a livello personale, a livello sentimentale, che a livello professionale.
Adesso vediamo cosa dice la carta dell'archetipo, su che atteggiamento è meglio tenere in questa circostanza. E abbiamo lo shapeshifter, cioè colui che cambia forma. Vuol dire cogliere comunque le opportunità che vi trovate accanto e riuscire anche a cambiare atteggiamento mentale, cercare di adattarsi un po' alle persone che vi stanno vicino, non denaturandovi, cioè mantenendo comunque la vostra natura, però allo stesso tempo cercare anche di essere un po' più flessibili. Questo vi permetterà di capire un po' le necessità dei vostri clienti in ambito professionale, dei vostri colleghi o anche delle persone che frequentate a livello personale, e quindi capendole entrare più in linea con loro. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi ha dato degli spunti di riflessione, se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!